Eccoci, sempre qua con il nostro episodio del lunedì. Il nostro viaggio via terra verso l'Australia continua, questa volta però a bordo di un treno incredibile che varca il confine tra Mongolia e Cina. Siamo arrivati alla stazione, c'è già un treno, ma non sappiamo se è il nostro perché non vedo tabelloni. Questo è questo. È proprio lui, e la nostra carrozza. Bisogna capire qual è la nostra carrozza. Stanno controllando i passaporti e i biglietti e questa è la nostra carrozza. La nostra cabina. Oddio, me l'aspettavo più grande. Ma il bagno è privato? Ma sei seria? Sì. Ma questa è la prima volta su un treno che abbiamo il bagno privato. Abbiamo provato un po' di prime classi, che abbiamo un bagno privato in cabina con la doccia. Ma è follia. Non me l'aspettavo proprio. Abbiamo 30 ore di treno, quindi dopo facciamo un tour fatto veramente bene, perché qua c'è tanto da far vedere. Guardate che mega vetrata che abbiamo, è fantastica. Tra l'altro perfetto perché attraverseremo tutte le steppe mongole di quei paesaggi che sono veramente spettacolari. Seduti sulla nostra poltroncina, quindi nella nostra cabina privata, ma che bello è, è spettacolare. Anche il deserto del Gobi. Siamo anche al deserto del Gobi, è vero. Ma ci rendiamo conto? Cioè per soli, non ve lo dico alla fine, o a metà video, non so, in giro per il video vi dirò il prezzo, perché così rimarrete a guardare tutto il video. Non so come fa a costare così poco un treno di prima classe come questo in realtà, o così tanto. Partiti perfettamente in orario, 7:18, a partire 7:18 siamo partiti. Speriamo anche di arrivare in orario perché domani a Beijing dobbiamo fare un sacco di cose. Domani a Beijing? Che emozione. Comunque pensare che stiamo finalmente riuscendo a fare questo viaggio e siamo arrivati fino a qui via terra è assurdo. Guardate qua, come sui treni russi, stessa cosa, tabella. Per il treno che va da Beijing a Ulaanbaatar, da Ulaanbaatar a Beijing, qua gli orari, partenza 7:18, arrivo alle 14:35 di domani con tutte le pause di ogni stazione. Qua dove c'è il confine faremo 5 ore fermi. Allora dovremo fermarci circa 5 ore perché, non a caso, ma perché in teoria dobbiamo cambiare lo scartamento del treno, quindi verrà alzato tutto e verranno cambiati i carrelli sotto al treno. E non mi ricordo se è leggermente più largo, quello russo-mongolo, rispetto a tutto il resto del mondo, o leggermente più stretto, comunque va cambiato. Un'altra particolarità di questo treno che abbiamo visto è che ha 2 carrozze ristorante, cioè nel senso, adesso abbiamo una carrozza ristorante mongola, quando arriviamo in Cina cambiano la carrozza ristorante e mettono quella cinese, quindi abbiamo 2 cucine sullo stesso viaggio. È arrivata l'ora di farsi un tè caldo con la tazza delle ferrovie russe. Bella fumante. Ci voleva proprio. È arrivato il momento di andare a cercare la carrozza ristorante. Speriamo di averla vicina e non in fondo al treno. Stiamo attraversando anche le carrozze di seconda classe che sono identiche praticamente alle cuccette, tipo quelle classiche in 4 letti chiuse dentro, tipo anche quelle che si trovano sulla Transiberiana, che noi non abbiamo fatto però. Abbiamo appena incontrato una signora che lavora sul treno e ci fa la carrozza dall'altra parte. Faccio perfetto. 3 carrozze dopo l'abbiamo scoperto. E in tutto questo speriamo di poter pagare con la carta, perché altrimenti non possiamo comunque mangiare niente, perché abbiamo finito ogni singola banconota. Ce l'abbiamo fatta, 80 carrozze dopo. Ma che bella ragazzi. Ma dai, ma che roba è? Ma è spaziale. Ma è stupenda. È bellissima sta carrozza ristorante, lo so perché è fatta tutta in legno lavorato e decorato. Ci ha già dato il menù, possiamo pagare con la carta, quindi siamo a posto, vediamo però cosa c'è e quanto costa soprattutto. È molto scarso. Abbiamo il più economico è 24.000 tugri. Can we have this one? One please. Thank you very much. Che hai ordinato? Perfetto. Ho una fame da Madonna, come sempre. Thank you. Thank you very much. È arrivato il manzo con un sacco di cipolla. Oh mio Dio, che profumo. Sembra buono, Sembra buono. 24.000 tugrik, 6 euro. Assaggiamo questo manzo, che sembra morbido. È montone. Però non è così morbido, però è buono. Ma che figata! Ci sono i secchi di carbone per alimentare le scaldacqua del treno. Ma porca vacca, che figata!
vedere un treno scaldato ancora col carbone, e penso che lo usino anche proprio per il riscaldamento, non solo per il boiler dell'acqua calda che puoi usare poi per farti i noodle istantanei, il tè caldo, quelle robe lì. Per me lo usano proprio per il riscaldamento del treno. Abbiamo chiesto e confermiamo che sono caldaie a carbone che servono per scaldare tutto il treno. Praticamente utilizzano il carbone perché è una risorsa molto economica e facile da reperire qui in Mongolia, e inoltre è anche molto affidabile perché durante l'inverno estremo con meno 30, se il treno ha qualche problema, loro possono sempre fare affidamento sul carbone per continuare a scaldare le carrozze con i passeggeri dentro e nessuno muore assiderato. Ed eccoci al momento del tour. Abbiamo i 2 letti, uno sopra e uno sotto, schienale in quello sotto che è regolabile, lo puoi chiudere quando vai a dormire, lo puoi riaprire quando ti siedi. Abbiamo poi questo fantastico tavolino in mezzo alla stanza fisso, a differenza di quelli che abbiamo visto fino adesso, e una poltrona che è davvero davvero comoda. L'unica pecca è che non è nel senso di marcia. E qua sotto abbiamo anche le prese di corrente con 2 attacchi diversi, cinese e mongolo. Abbiamo poi qua dietro la porta una piccola porticina che è l'armadio, è molto stretto, però giusto per i giubbini ci sta, è perfetto. Da questo lato della porta abbiamo la scaletta per salire, questa qua che si richiude, e tutti i comandi, che non sono tantissimi. Comunque c'è la luce principale, puoi chiamare il Provodnik e puoi aumentare e abbassare il volume delle casse, che però per adesso non ho ancora trasmesso niente, quindi non so quanto sia utile. C'è poi lo spazio per il bagaglio lì sopra, e abbiamo anche lo spazio per il bagaglio qua sotto. Tu alzi e questo qua è tutto lo spazio per mettere i bagagli, oltre a là dove l'ho messo io, che è aperto a differenza di questo. Lucina di lettura e funziona. Finalmente la luce di lettura che funziona sul treno. Con quel poco tanto che l'abbiamo pagato questo treno, è il minimo. E passiamo ora al pezzo forte, cioè il bagno. Allora, abbiamo un water da questo lato con carta igienica doppia e copritavoletta disponibile, e anche un mini cestino. Cos'è? E un mini cestino. Poi qua abbiamo la doccia con la tendina che si chiude. Abbiamo poi questo lavandino con lo specchio e sapone incluso, te lo danno loro, questo qua che penso sia un profumatore, sì, e un piccolo vasettino di fiori finti, non so perché. Siamo un attimo scesi, venuti in stazione per vedere se c'era qualcosa per prendere da bere, ma non c'è niente in questa stazione, e questa tra l'altro è l'ultima stazione prima del confine. Abbiamo trovato, questo è il negozietto che vende le cose da fermare sui binari. Ok, ce l'abbiamo fatta, abbiamo preso un'acqua, l'acqua penso più costosa mai presa qua in Mongolia, 6.000 abbiamo pagata, che sono circa 2 euro, 1,5 euro, una bottiglia d'acqua da 1,5 litri. L'abbiamo trovata così cara solo a Singapore. È vero, è vero. Oh, abbiamo raggiunto la bellezza di 30 gradi, mi sembra un po' eccessivo, mi sembra leggermente eccessivo adesso. Tra 4 minuti arriviamo al confine. Non lo so, non ci hanno detto di scendere, siamo ancora sopra, ma qua dovrebbe fermarsi più o meno 5 minuti. 105 minuti. Quindi non lo so cosa faremo per questi 105 minuti. Ci hanno fatto rientrare nella nostra cabina, quindi magari si fa direttamente tutto qua dentro, non lo so. Questa è la prima volta che ci capita ed è bella. Sono saliti direttamente gli ufficiali sul treno, quindi tu non scendi, vengono su loro e hanno questa specie di iPad più spesso che ti fa la foto come se fossi in frontiera uguale, e poi ti prende anche le impronte, tutto nello stesso tablet terminale, e in più poi ha il timbro in mano e ti fanno il timbro qua. Timbro d'uscita fatto di fianco a quello d'ingresso. È appena entrato un militare e ci ha chiesto di controllare praticamente il vano bagagli sotto al letto, e poi con il controllore del treno praticamente hanno aperto qualcosa là sopra, insomma sono saliti sul water, hanno controllato dentro che non ci fosse niente o nessuno, non lo so. È entrato adesso il Provodnik praticamente e ci ha detto che bisogna scendere, fare tutti i bagagli e scendere per l'ingresso in Cina, quindi ci è andata male, non si sta su comodi come prima. Siamo arrivati alla stazione di Earlian dove andiamo giù a fare i controlli per l'ingresso. Se non so, non potrò fare video quasi sicuramente dentro, quindi nel massimo vi racconterò dopo com'è andata. Tutto velocissimo, non me l'aspettavo, ho fatto tipo 2 domande, giusto 2 robe, poi ci siamo andati fuori. Usciti, abbiamo già trovato la SIM, abbiamo già fatto, abbiamo pagato con l'IPay, quindi abbiamo trovato anche l'IPay, funziona. È top ragazzi, Magico. non me l'aspettavo. E adesso siamo in una sala d'attesa, aspettare che penso finiscano tutti e poi ce li fanno salire sul treno. Spero di riuscire a vedere il cambio di scartamento, che è la cosa che volevo vedere più di tutte. Niente, abbiamo appena chiesto perché a me stava passando il tempo qua senza uscire e tutti avevano finito, abbiamo brutte novelle, non si sta più sul treno mentre cambiano i carrelli e stai qua in questa saletta d'attesa senza assolutamente niente per 4 ore ad aspettare. Risaliamo sul treno all'1 e poi alle 2 riparte. Che sbatti, sono stanco. Vieni, appoggiamoci uno sopra l'altro.
Sono incredibilmente passate e non so come sia possibile, perché non passavano veramente più queste 4 ore seduti su una sedia ad aspettare che cambiassero i carrelli del treno. Mamma mia ragazzi, distrutto. È stato veramente orrendo, cioè, mamma. Fortuna che sono andiamo su, doccia rapida e poi si va nel letto filati. Sono quasi commosso, cioè non ho parole. Stavo davvero per tornare nel letto, non ci credo, te lo giuro. Non ci credo, 4 ore su quella panchinina sono sembrati 8 giorni, sono sembrati. Guarda che bello che è. Non ti immaginiamo mai più. Andiamo a dormire e domani vi facciamo vedere la carrozza ristorante cinese e basta. Che poi arriveremo a Pechino. Perché non ci abbiano mentito anche su quella. No, si hanno tolto pure quella, scendo dal treno mentre va, mi butto giù, basta, è finito. Buonanotte, ci vediamo domani. Stamattina ci siamo svegliati con un panorama completamente diverso. Guardate che bello il nostro timbro per la Cina. Quando eravamo venuti nel 2017 avevamo dovuto richiedere il visto perché non c'era l'estensione come adesso e ti teneva via tutta la pagina con tutte le scritte in cinese, era molto più figo da vedere rispetto a un timbro solo. Era un po' tipo questo qua del Laos. Era Senza contare la menata che sì. avevamo dovuto fare per quello. ottenere il visto. Una volta era difficilissimo di dargli tutte le prenotazioni di treni, hotel, gli spostamenti, tutto, gli dai tutto il tuo piano di viaggio, altrimenti non ti davano il visto. Portarlo a Milano e aspettare 20 giorni, te lo riportavano e andavi a ritirarlo di nuovo. Abbiamo speso ben 250 euro in 2. È arrivato anche il momento di andare a provare la carrozza per il pranzo. Ah, è già qua. Sì. Ah, è bellissimo, c'è una brigata attaccata subito dopo la nostra stavolta. Che bella. Si vede proprio la differenza da quella di ieri. One please, with rice. Okay, thank you. Il menù di oggi propone filetto di maiale in salsa sweet and sour con riso e un botto di cipolle. Oddio, ma che morbido! È buonissimo. Oddio. È tipo fritto, però è morbido. Pranzo inaspettatamente buono, veramente buono, quel maiale tipo laccato con la salsa agrodolce, veramente buono. E abbiamo pagato 40. Siamo finalmente arrivati a Pechino. Thank you, bye bye. Incredibilmente fatta. Dopo 9 anni siamo anche tornati in Cina e a Beijing. Ma quanto è bello adesso che non servirà più il giubbino. In questo momento qua abbiamo 23 gradi, a parte un paio di giorni adesso in cui si abbasserà di tipo 4-5 gradi, poi arriverà a 26-27, cioè è finita l'epoca del freddo. Posso finalmente parcheggiare il mio giubbino nel fondo dello zaino e non guardarlo mai più. Questo è l'hotel più economico che abbiamo trovato senza andare direttamente in un'altra città che non sia Beijing. E è un po' la periferia, però i prezzi non sono così bassi come pensavamo, magari anche perché abbiamo prenotato all'ultimo, vediamo come la stanza, speriamo almeno sia bella. Beh, la struttura fuori è bella, di solito quando sono belle fuori sono belle anche, bella, un po' sporche le pareti, non male, dai, non male, c'è il bollitore, l'acqua, c'è la scrivania, c'è la TV, c'è 2 letti giganti, praticamente sono come se fossero quasi 2 matrimoniali, penso sia una piazza e mezza, e il bagno con la vetrata. Figo. Siamo venuti a cenare in un ristorante che è molto popolare qui tra i cinesi per mangiare l'anatra alla pechinese. Qua all'ingresso del locale c'è anche tutta la Wall of Fame. Sono tutti personaggi famosi anche di paesi europei, tipo gli ambasciatori della Francia, della Spagna, poi oltre a vari personaggi pubblici cinesi. Grasso che cola da qua. Vediamo subito quanto costa perché non ne abbiamo idea. Mangia cosita? Allora, qua ho 368 in 2, però in 2. Il posto dentro è veramente figo. Peccato che non ci ha messo una sala principale, perché la sala principale ha tutto il tetto alto con le lanterne rosse che è veramente fotonica. Il servizio, devo dire che ti lanciano normalmente i piatti in faccia, sono stradi fretta, corrono tantissimo, c'è un ricambio di gente impressionante. È arrivata la nostra anatra, spettacolo. Io spero che sia tanto buona quanto è bella, perché è bellissima. Abbiamo cetriolino, cipolla e la mitica salsa in cui intingere l'anatra e i nostri pancake,
Adesso vi facciamo vedere come si mangia, se ci ricordiamo. Un po' di cipolla, il cetriolino, prendiamo quello piccolino perché non so da che parte cominciare. Ci fingiamo nella salsa. Sì, importante è mangiare. È molto buono. Il cetriolo non ci sta a dire per niente. Ma l'anatra è buonissima e anche con la salsa dolce, spaziale. Ci hanno anche portato il resto dell'anatra, abbiamo questo mega piatto super croccante, tutto fritto, buonissimo. Il video finisce qua, noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo episodio come sempre. Se avete domande o curiosità scriveteci nei commenti e noi ci vediamo settimana prossima. Nel prossimo episodio dei Buddy Cookies. Finché arrivi giù in fondo non ti fermi, sempre sbagli scivoli da qua. Allora, dopo un mese in Russia e 2 settimane in Mongolia non siamo per niente abituati alla quantità di gente che c'è qua in Cina. Guardate qua, questo è come avremmo dovuto vedere la muraglia cinese che si snoda sulla montagna e questo invece è come la vediamo veramente.